Buongiorno a tutti e benvenuti in Succo di Mela. La ricetta di cui vi voglio parlare oggi è quella di una torta vegan al cocco e cioccolato, davvero deliziosa. Questo dolce infatti conserva una consistenza soffice e umida, proprio come quella delle torte classiche con le uova. A rendere ciò possibile è stata l'acquafaba, una fantastica scoperta di cui sono rimasta particolarmente entusiasta. L'acquafaba non è altro che il liquido di cottura dei legumi, in particolare viene utilizzato quello di ceci e fagioli. La sua funzione è quella di sostituire l'uovo grazie alla consistenza simile a quella dell'albume e alla sua capacità di inglobare l'aria se montata, rendendo così i dolci soffici e spugnosi. In questo modo, se non volete o non potete mangiare le uova, potrete tenere in considerazione questa validissima alternativa. Se l'idea di questo video vi piace, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Per ottenere l'acquafaba basterà semplicemente cuocere i legumi ed utilizzare il loro liquido. Dopo averli lavati per bene, vanno lasciati in ammollo per circa 12 ore prima della cottura. In alternativa potete acquistare i ceci precotti conservati nei barattoli di vetro ed utilizzare quindi il loro liquido. Io ho cotto i ceci a casa e poi li ho separati dal liquido, che ho lasciato intiepidire e poi conservato in frigo per qualche ora. L'acquafaba infatti si monterà meglio se bella fredda e per sostituire un uovo ce ne vorranno 3 cucchiai. Per preparare la torta al cocco e cioccolato ho utilizzato 6 cucchiai di acquafaba, l'equivalente di 2 uova. Ho anche aggiunto un cucchiaino di succo di limone per renderla più stabile e ho frullato. Potete tranquillamente utilizzare le fruste oppure la planetaria se preferite. Il risultato sarà identico, ci vorrà solo un po' di pazienza. Come potete vedere, l'acquafaba ha iniziato a inglobare l'aria formando inizialmente una schiumetta leggera, che poi, a furia di montare, è diventata praticamente identica all'albume montato a neve. Una volta montata l'acquafaba va utilizzata subito perché tende a smontarsi facilmente, quindi sono passata subito alla preparazione della torta. In una ciotola capiente ho versato gli ingredienti secchi, quindi ho iniziato dalla farina che ho setacciato, poi il cacao amaro e la bustina di lievito per dolci. In seguito ho aggiunto la farina di cocco e lo zucchero. Io ho utilizzato per metà zucchero bianco e per metà zucchero grezzo di canna, ma se preferite potete utilizzare solo zucchero di canna o solo bianco. E ho terminato con un pizzicotto di sale. Sono passata agli ingredienti liquidi, ovvero la bevanda vegetale, nel mio caso latte di mandorle e olio di semi di girasole. Ho mescolato per bene in modo da ottenere un bel composto denso e liscio. E per ultima ho integrato l'acquafaba. Potete aggiungere l'acquafaba proprio come solitamente si aggiunge l'albume montato a neve, quindi con una spatolina e mescolando con movimenti dal basso verso l'alto. Una volta pronta, versiamo la nostra futura torta in uno stampo oliato e ricoperto di carta da forno. Ho fatto cuocere la torta al cocco e cioccolato in forno ventilato a 180 gradi per 50 minuti. Per assicurarmi che la torta fosse ben cotta all'interno, ho fatto la prova a stecchino e visto che questo è venuto fuori bello asciutto, l'ho sfornata. Questo è il suo aspetto appena sfornata. Come potete notare è praticamente identica alle classiche torte con le uova. Ho rimosso la torta dallo stampo e l'ho lasciata intiepidire. Una volta tiepida sono andata a preparare una cremina con 3 cucchiaini di cacao, un cucchiaino di zucchero a velo e latte di mandorla. Per ottenere una consistenza cremosa mi ci sono voluti circa 6 cucchiaini di latte di mandorle, ma il mio consiglio è sempre quello di versarne poco alla volta e mescolare, fino a ottenere la consistenza desiderata, che dovrebbe essere in questo caso densa e cremosa.
Ho cosparso la crema al cioccolato su tutta la superficie della torta e l'ho poi ricoperta con della farina di cocco. Mi raccomando, abbondate e non siate avari. Una volta terminata la decorazione avrei dovuto aspettare ancora qualche ora, ma ero troppo impaziente, quindi ne ho subito tagliato una fetta per la prova assaggio. Al taglio la torta è morbidissima, come una nuvoletta, presenta un interno umido e super cioccolatoso. Nonostante i miei dubbi e la mia incredulità, posso assicurarvi che la torta non ha assolutamente sapore di ceci, anzi posso dire che questa torta è ancora più soffice delle torte classiche con le uova. Potete conservare l'acquafaba semplicemente congelandola in freezer dentro dei piccoli contenitori. Io per praticità ho scelto lo stampo per i ghiaccioli e l'ho suddivisa in porzioni da 30 ml. In questo modo all'occorrenza andrò a scongelare esattamente la porzione esatta per il tipo di preparazione che devo realizzare. Con questo è tutto, spero che questo video vi sia stato utile e spero che la modalità parlata vi sia piaciuta. Se sì, fatemelo sapere nei commenti qua sotto. Grazie per la visualizzazione, alla prossima ricetta, ciao!